Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuova recensione e parliamo di lui, ASM Hydra Synth Explorer. Hydra Synth Explorer è stato introdotto non tanto tempo fa insieme al fratello maggiore, l'Hydra Synth Deluxe, che praticamente sono le due varianti dell'Hydra Synth originale. Sul canale trovate già le demo di un po' di preset di questo strumento. Hydra Synth Explorer è né più né meno la stessa identica tastiera di Hydra Synth formato 49 tasti, ma ovviamente in un formato ridotto. Chiaramente cala anche il prezzo e non di poco, perché parliamo comunque di un prezzo attorno ai 550 euro, laddove il taglio da 49 tasti costa sui 1200-1300 euro, mentre il taglio, quello da 76, quello deluxe, che però ha anche la possibilità di essere bitimbrico e di avere 16 voci di polifonia contro 8 di questo modello e del taglio 49, il taglio 76 costa attorno ai 1600-1700 euro. Il Deluxe e questo appunto sono stati introdotti successivamente, invece in origine era stato introdotto il taglio 49 e il modello desktop. Questo è esattamente il formato 49 in un pacchetto molto più compatto e molto più conveniente. Infatti tutto quello che c'è nell'altro modello c'è anche qui. Chiaramente abbiamo i tasti slim 3 ottave contro tasti standard 4 ottave, abbiamo comunque l'aftertouch polifonico anche su questa tastiera, seppur con tasti mini appunto, ma l'aftertouch polifonico è stato mantenuto perché questa tastiera è stata progettata appunto da ASM, non è una tastiera di terze parti, l'hanno sviluppate loro per tutti i vari tagli di strumenti, no? E l'unica cosa che sul taglio piccolo perdiamo, come sul modello desktop, è il ribbon. Abbiamo solo pitch e modulation e purtroppo non c'era spazio per farci stare il ribbon, che è qualcosa di molto interessante, molto bello,
sul taglio da 49-76 chiaramente presente, sul taglio da 49 occupa praticamente, è molto lungo e occupa per tutta l'estensione dei 49 tasti, e quindi è veramente un qualcosa di valido. Ripeto, questo è uno strumento veramente interessante per quello che costa. Ci sono chiaramente altre alternative sul mercato, come potrebbe essere ad esempio il Mini Freak. Questo comunque ha 8 voci di polifonia, un bel po' di funzioni, e la cosa interessante è che appunto voi con questa cifra ridotta vi portate a casa un synth che è veramente molto potente. Ovviamente può essere utilizzato con la sua tastierina, può essere pilotato via MIDI da un qualsiasi altro controller con tasti standard per renderci un pochino più comoda l'esecuzione. I tasti sono comunque di buona fattura e sono comunque molto suonabili. Ovviamente non a tutti i tasti mini vanno a genio, quindi per quello che dicevo poco fa, che si può controllare esternamente tramite i MIDI con un controller con tasti di passo standard. E adesso andremo a vedere un po' nel dettaglio un po' di caratteristiche. Cambio di inquadratura perché così possiamo vedere un po' quello che è Hydra Synth Explorer e vediamo innanzitutto tutto quello che c'è sul pannello frontale. Quindi partiamo dalla tastiera che abbiamo detto che sono 3 ottave minima con aftertouch polifonico. Comunque i tasti sono, come vedete, non sono praticamente piccolissimi e hanno una buona escursione, quindi si può in ogni caso suonarci. Abbiamo pitch e modulation qui sul lato di sinistra, che sono praticamente due strisce touch praticamente, non abbiamo chiaramente delle wheel vere e proprie. Abbiamo il controllo del master, ovviamente abbiamo il controllo dell'ottava, abbiamo tutti i controlli dell'arpeggiatore qua sopra, i controlli del filtro, che tra l'altro è un doppio filtro, poi lo vedremo tra poco. Abbiamo il master, tutta questa parte centrale che è quella per la navigazione nel menu, per tutto quello che riguarda i suoni, quindi con questa wheel, con questa rotella noi praticamente possiamo navigare tra i vari suoni, tornare alla home, comunque salvare, vedere tutta la parte quella di sistema, eccetera, eccetera. Non da meno comunque c'è un secondo display. Questo secondo display comunque è molto correlato a quello che succede sul display principale, perché ad esempio se noi andiamo a vedere la parte, facciamo tipo browse qua in alto, che è quello che riguarda i suoni, no? Noi se scorriamo in questo modo ovviamente abbiamo il banco A, il banco B, eccetera, eccetera, e possiamo scorrere tutti i suoni dall'1 fino alla fine del banco, no? Quindi arriviamo praticamente fino a 127, tanto per dire, no? Però cosa succede? Che in questo caso, noi che siamo in questa modalità, sul secondo display praticamente abbiamo una seconda parte di controllo, quindi qua ci dirà patch A001, abbiamo il nome del suono che stiamo utilizzando, la categoria, e poi ti dice cerca i suoni tramite patch, ma noi possiamo per esempio tramite nome, tramite categoria, e in questo modo noi diciamo categoria pad, in questo modo lui salterà in automatico nelle varie categorie, per esempio pad, sui vari banchi, perché comunque di suoni dentro ce ne sono veramente tanti, sono dal banco A al banco E, e quindi questa cosa ci torna molto utile in modo tale che noi possiamo muoverci tra i vari suoni che abbiamo a disposizione, perché Hydra Synth veramente dentro tantissimi suoni. Ovviamente questo display e questi 4 controlli e queste 4 tasti che abbiamo qui, o comunque questa parte dove possiamo muoverci anche con le varie pagine, viene molto utile
anche nella parte di editing. Ovviamente questo era riferito al fatto di cercare i suoni, ma ovviamente qua un'altra cosa che a me piace particolarmente di questo strumento è che tutta la struttura del suono, quindi i 3 oscillatori, tutta la parte quella di modifiche del suono, il mixer, 5 inviluppi, 5 LFO, doppio filtro, l'amplificatore, il pre-FX, il delay, il riverbero e il post-FX, questa parte non è un qualcosa di disegnato, sono effettivamente dei tasti, quindi noi possiamo andare effettivamente dentro nelle varie pagine, ad esempio il primo filtro, possiamo andare dentro nel mixer e poi muoverci con i vari parametri, possiamo andare nel primo oscillatore, possiamo andare nel secondo, possiamo andare nel terzo e chiaramente avremo sempre un riferimento qua. Quindi in questa parte avremo sempre un riferimento di quello che stiamo editando, prima LFO, secondo LFO, eccetera, eccetera, no? Delay, riverbero, anche qui andiamo in esempio in riverbero e qui avremo già il tipo di riverbero, il pre-delay, il time, quanto è dry o wet l'effetto. Possiamo chiaramente, in questo modo, noi abbiamo un riverbero di tipo plate, tanto per dire in questo momento possiamo cambiare, andare per esempio su cloud, possiamo andare su hall, eccetera, eccetera. No? Quindi abbiamo tutta questa tipologia di effetti che sono presenti. Hanno fatto anche un gran lavoro per quanto riguarda appunto gli effetti, perché ci sono ad esempio tipo il riverbero cloud che è modellato su dei riverberi Strymon, tanto per dire Big Sky, quella tipologia di suoni lì, effettivamente sono molto molto validi, quindi è stato fatto un ottimo lavoro sia dal suono fino ad arrivare alla parte finale dove spesso tanti sintetizzatori sugli effetti ad esempio cadono perché viene un po' tralasciata quella parte che in realtà costruisce effettivamente una buona parte del suono, se non comunque una gran parte del suono. Bene, abbiamo quindi visto un po' nel dettaglio come suona questa macchina. Vi ricordo che costa attorno ai 500-550 euro. Se state cercando un synth digitale molto versatile, comunque con aftertouch polifonico, con dei suoni che comunque sono molto vari, diciamo, come genere e anche i preset spaziano molto dal classico all'elettronico o comunque qualcosa di moderno, avete tante modulazioni disponibili, avete comunque dei validi effetti a bordo, c'è un doppio display come abbiamo visto prima, diciamo che è una macchina, seppur compatta, una macchina molto completa. Noi ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!